Anche all'interno di una metropoli come Roma, un ambiente fortemente soggetto all'impatto dell'uomo, possiamo contribuire con dei piccoli gesti alla tutela della natura, come ad esempio seminando dei fiori. Specie floreali differenti infatti possono essere di grande aiuto per diverse specie di insetti. E molte sono le specie di api solitarie che si trovano all'interno degli ambienti cittadini. Trovando delle fioriture a disposizione potranno raccogliere il nettare, il polline e se saranno fortunate magari troveranno anche delle condizioni ideali per poter costruire il loro nido. È proprio la storia di questa piccola ape megachile che in questa cannuccia su un balcone ha deciso di costruire il proprio nido e in questo momento la stai vedendo mentre trasporta all'interno di esso del polline. Una volta che lo avrà depositato, andrà di nuovo su dei fiori per cercare nettare, poi il polline e laboriosamente lo riporterà all'interno del nido. Prima bisogna entrare per controllare che non ci sia nessuno all'interno, fatti affidare. Poi, una volta che tutto quanto è a posto, può procedere al deposito. Questa piccola ape appartiene al genere delle api megachili. Vengono così chiamate perché hanno una grande mascella che utilizzano per modulare materiali differenti a seconda della specie per costruire il loro nido. Alle volte sono petali, foglie oppure dell'argilla. In questo caso è una piccola tagliafoglie. È un lavoro incredibile per un insetto così piccolo e non è privo di difficoltà. Andando avanti nel tempo possiamo vedere come siamo arrivati già alla costruzione dell'ultimo bozzolo all'interno della cannuccia. Qui l'ape è di ritorno e sta controllando che sia tutto quanto in ordine, prima di poter appunto depositare il polline che ha appena portato attraverso la sacca che ha al di sotto dell'addome. È una caratteristica importante per identificare questo tipo di api. Ora con le zampe posteriori sta scuotendo tutto quanto il polline che ha raccolto per poterlo rilasciare sul fondo di questo suo bozzolo creato con le foglie. Una volta che avrà finito, tornerà in giro a cercare nuove risorse, sempre nettare e polline. È tutt'altro che un'operazione semplice, come vedi, poter portare un pezzettino di foglia e costruire quello che è il nido. E a guardarla sembra che sia difficile anche poter costruire tutto quanto l'apparato di foglie che effettivamente costituisce il suo bozzolo. Non è semplice per niente riuscire a tenere ferme tutte quante le parti. Ci vuole pazienza. Bisogna insistere. Aggrapparsi. Controllare che tutto quanto sia in ordine. E poi si può ripartire per prendere un nuovo pezzetto di foglia. A quanto sembra non è importante tanto il colore di queste foglie oppure dei petali quanto la loro consistenza, che deve avere una certa malleabilità per permettergli appunto di plasmarla a suo piacimento per costruire il nido. Bisogna mettere a posto quest'ultima parte del tappo del nido con caparbietà. Ci vuole del tempo effettivamente per essere soddisfatti di questo lavoro. D'altronde si è impegnata moltissimo per poter raccogliere tutte le risorse per metterle a disposizione delle generazioni successive. Ed è giusto che ci sia anche un buon coperchio sul nido, altrimenti tutto il lavoro fatto fino adesso sarà andato perduto. Ecco,
ora ci siamo. Giusto un ultimo sguardo per controllare che effettivamente sia tutto ok e si riparte. Per dove? Ovviamente bisogna continuare e quindi cercare un nuovo posto e iniziare di nuovo la costruzione di un nido, perché la natura non si ferma, neanche in città. Dobbiamo solo essere capaci di osservarla e, se vogliamo, di dargli una mano con gesti semplici, come per esempio seminare dei fiori.